Più lunga è, più... Margherita è quella... Guarda. Siciliani, oggi vi porto a gustare un piatto tipico palermitano. La paisa canciova. Ma Davide, mi stai portando come No, promesso? aspetta, no. Io so che oggi mi porti da una mia fan. Sì, ma tu guardi, non tocchi niente. Testimoni voi, lui guarda. Prometto. Però, diciamo, sappiamo per certo che è una mia fan. È una tua fan perché questo tono di voce ti piace, infatti tu devi parlare e io devo mangiare. È anche una mia fan perché come io elogio questi piatti di questa donna da una vita, la pancia lo dimostra, anzi sono fatto un po' più magro, ma non vi preoccupate che recupererò. Quindi siamo pronti? Dai. Sei sicuro? Io ho studiato tutto Tu guardi però. Sull'anciovo ho Vuoi che studiato fai una tutto. promessa? Che dici che tu guarderai? Giuro che io solo. guarderò, non tocco poi, non la tocco. Va bene? Andiamo. Giovanni, davanti a tutti, ora ti presento una persona speciale. Ci conosciamo da 50, quasi 51 anni. È stata sempre simpaticissima e quindi ci tengo a presentartela. Grande cuoca. Mi faccio spiegare come ci si combatte con te praticamente. Ma ancora non l'ha capito, dopo 51 anni ancora non l'ha capito, ma sa cucinare bene. Ti farò provare uno dei piatti dei must suoi che è la pasta canciova. Ovviamente voi potete guardare se volete. Ecco a voi la signora Morici che si lava le mani, anzi Prestana e Morici in Prestana, ovvero mia madre. Ciao! Allora io direi, prima di iniziare, io ci tengo a certificare te, che di fatto già sei certificata dalla nascita, come Made in Sicily, perché questo piatto entra nella lista dei piatti Made in Sicily, con questa bellissima maiolica del Made in Sicily. Te lo metto nel grembiulino questo del sabato sera. Sabato sera esco Esci. con mio marito. Poi vedo che c'è questo grande allestimento, perché ovviamente la cucina è anche un allestimento, abbiamo questo... Cos'è questa cosa? Ah, questa è antica, È antica? Di 57 anni fa che mi sono sposata. Madonna. E questo cos'è invece la Questo è François? di mia madre, l'ha cucito lei. Questo cos'è? Questo me lo metto per la gola, perché Per a la volte gola? ho un po' di mal di gola. Vabbè, allora ci sarà un piatto di Sì, gola. odio, Di questo gola, poi dai. sarebbe alla- Allora andiamo Abbiamo alla capito da che ha preso Giovanni, Davide, giusto? ora io ti faccio spiegare a te, ma principalmente ai siciliani che ci guardano, ai nostri amici, come si prepara un piatto di pasta canciova. Che poi canciova significa cosa? Siccome le sarde erano un cibo costoso, si sono sviluppati, hanno in alternativa, diciamo delle alternative più economiche, e le acciughe sotto sale sono più economiche. Quindi anche in Sicilia si utilizza fare, io me la ricordo da bambino, una pasta con le acciughe che sostituiscono le sarde, e poi viene sostituito lo zafferano con un altro colorante rosso. Quindi in realtà hanno fatto delle sostituzioni di ingredienti più nobili con ingredienti più poveri per ricordare quel sapore. Ma noi le sarde a Milano non gliele dobbiamo mandare Scusami. più. Non ce I n'è più. milanesi, No, le se sarde- vogliono, se ne Vengono vengono qua. a mangiare No, le qua le sarde sarde. qua. Ok. Mamma, me la prepari questa pasta e la prepari a tutti questa pasta con la Ok, canciova. ok. Allora, gli ingredienti quali sono? Allora, gli ingredienti sono la mollica, C'è una stupidaggine, aglio, cioè fasolino sempre. e pinoli, acciuga, ovvero famosa anciova, e estratto. Estratto di pomodoro. Sì, estratto, non concentrato, proprio l'estratto. Quindi esiste l'estratto ed esiste il concentrato. Concentrato che è la famosa salsina. Ok, in ordine abbiamo pasta La già pasta pronta, margherita. ok. Ah, la margherita è la pasta, diciamo, quella che viene utilizzata per la Almeno pasta poi canciova. ognuno può fare quello Possiamo farla vedere? La margherita è quella... Che però Liscia da per un chi è al nord e non la trova, trova ci può sono usare le i bucatini, che... Sì, riccia da un lato, e liscia dall'altro. liscia dall'altro. In ordine si deve tostare o atturrare la mollica. Ok. Aspetta. Mollica di pane. Mollica di pane. Hai visto? Il pane non lo Accendiamo. buttate, il pane dovete No! macinarlo. Si mette anche un po' di acqua tiepida nella passolina e pinoli, perché soprattutto la passolina deve un po' gonfiarsi. Ovviamente questo non è un ristorante, è casa mia, quindi ve lo possiamo solo far vedere, ma non vi inviteremo mai. Non è che poi ci scrivete e vediamo cosa possiamo fare. E in quanto tempo ci vuole per farla rinvenire? Il tempo che ho cominciato a fare il condimento, ovvero sbuccio l'aglio, Per farla rinvenire basta che la fai mangiare. E guarda che la gente subito si ripinchia. L'aglio a pezzi va interi o... piccolino. Voi amanti dell'aglio, mi raccomando. Allora, in pratica, facciamo un breve recap, si mette a soffriggere l'olio con l'aglio,
ed è la prima fase di preparazione, mentre poco prima è stato messo in acqua calda la passolina e i pinoli. I pinoli e l'uva passa sono uno degli ingredienti, diciamo, tipici della cucina siciliana, si trovano in moltissime pietanze, soprattutto... Davide, citami qualche pietanza dove c'è l'uva passa e... Ma sono da ciapa e sapalina, che è un altro piatto palermitano. Questi sono i due ingredienti che restano in eredità dalla pasta con le sarde. Che L'uva parte passa- tutto dalle sarde. Perché questa è una variante della pasta con le sarde, quindi restano i due ingredienti chiave, l'uva passa e i pinoli, e cambia tutto il resto. Questa è la grande fantasia del popolo. E adesso invece sta preparando Tostando la mollica. la mollica. Considera che a casa mia i miei figli ormai, diciamo, non esiste pietanza dove non ci vogliono la mollica attorno. perché la Anche nei broccoli, anche sulla pasta con i broccoli. E viene, tu la tosti senza olio o con un po' d'olio? Così, io così. Senza piano olio. piano. L'olio poi si condisce con olio, pepe, zucchero. Ecco, qui spegniamo. E si finisce di brustolire. Quindi questo è il colore che deve raggiungere per la, Sì. per la Poi ottima condendo la cottura. diventa più scura. Il soffritto d'aglio ha un odore Però devo dire che questa spettacolare. postazione col balconcino è comodissima, per Certo, vedersi la ricetta. siamo pronti, siamo a ridosso, siamo sul proscenio di un grande spettacolo. Ora ti sto per dare un'informazione che non hai sulle acciughe, Davide. Dai. Anciova, la parola, queste sono pasta di acciughe che viene sciolta nell'olio. Sì. La parola anciova, sai da dove viene? Dall'arabo. No. Tutto viene dall'arabo. Ma questa spiegare no. perché questo non viene dall'arabo. Allora ti posso dire una cosa interessantissima. Anciova arriva in Sicilia dalla Spagna, gli spagnoli la chiamano anciovas, e arriva in Spagna da Genova. Praticamente, siccome i grandi mercanti genovesi esportavano e portavano cose in Spagna, tra cui le acciughe, ancioa o qualcosa del genere era il termine genovese. Il termine genovese arriva in Spagna, e poi quando gli spagnoli conquistano la Sicilia, il termine è anciova siciliano, che viene appunto da anciovas spagnolo, da ancioa genovese. Intanto l'odore qua si sta morendo. E questo C'è odore di chavuru di soffritto con la pasta d'anciova, niente. Allora, questo è estratto di... Di pomodoro. L'estratto di pomodoro è la cosa... diciamo, io ricordo che da piccolo lo facevamo, veniva messa la salsa al sole finché non si asciuga e diventa Estratto. così. Allora, ho rimesso il tegame sul fornello perché ora devo aggiungere l'estratto. L'estratto viene sciolto con l'acqua Con un calda. po' d'acqua calda. Acqua del... Anche se è morbida, dipende dalla freschezza, dai tempi quando è stato fatto. E ora riprendiamo questo bellissimo momento artistico. Ora vediamo se Davide è preparato. Quale verdura manca che c'è nella pasta con le sarde? Con la pasta con le sarde. Pasta con le sarde c'è il finocchietto selvaggio, che è una droga. Andate nelle montagne, andate a prendere questi finocchietti, sono buonissimi, ma qua non c'è il finocchietto selvaggio. Guardate questo colore. Quanto tempo deve stare a sciogliersi mediamente per cuocere? Che poi Poco, per cuocere 10 minuti, un quarto d'ora. Dicono che per cucinare queste pietanze ci vuole il trucco segreto, che è l'amore. L'amore per la cucina. Io pensavo l'amore per i figli. Tuo figlio Davide non è una passione. La famiglia senz'altro. Ok. E gli amici. Gli amici? Certo. No, ma gli amici quando prepari queste cose mica sì. non ci stanno. Falli venire Ci dopo pranzo. stanno. Quindi ovviamente man mano si asciuga, si aggiunge l'acqua, Sì. l'acqua di calda, un po' d'acqua Perché calda. se si mette tutto assieme i grumi non si sciolgono dell'estratto. Io già vedo la morte degli spaghetti, scusa, della margherita Margherita. su questo condimento, proprio deve morire là. E anche Sto noi. pensando una cosa che potremmo fare. Secondo me noi potremmo immaginare un viaggio nella Sicilia scegliendo alcuni piatti. Questo stiamo facendo con tua mamma, però sarebbe bello raccontare la Sicilia attraverso 7 piatti simbolici. Anche perché penso che la pasta canciuova, ora non lo so, tu lo sai se è un piatto più palermitano o più Palermitano, Giovanni? è palermitano. È palermitano, Nel quindi resto della Sicilia, anche che loro, diciamo, penso nel catanese al massimo l'avrebbero chiamato pasta con l'anciovo. Come l'arancia. scusa, le province sono 9. Perché ne devi fare 7? Perché 7 significa è il numero del viaggio. Se facciamo un viaggio, un viaggio della Sicilia attraverso le pietanze, scegliamo il numero 7 che rappresenta il viaggiare, la partenza. Ma possiamo fare anche dei multipli, più volte 7. Perché i piatti sono tanti, secondo me 7 piatti sono pochi. Vabbè, No, ma iniziamo da iniziamo. 7, che è un ciclo. Ora aggiungo il sale. Sta entrando in cottura la salsa, giusto? Sì, e se abbassa il fuoco. Guardate, queste bollicine. Aggiungo il sale, il pepe.
un po' abbondantino, perché il piatto lo chiede. Si gira, fuoco sempre basso, e i passolini e pinoli. Ci eravamo dimenticati dei passolini e pinoli, no! No, si mettono Guardate come si rinvenuti. mettono, guardate. Ora sono rinvenuti. Faccio vedere un attimo che sono. Vedi che sono rinvenuti. Sì, Hanno sì, preso sì, volume. sì, la passolina. Quindi- perché? sprigiona dolcezza ora la passolina. Quindi, donne, se volete rinvigorire i vostri uomini, metteteli nell'acqua calda che sprigioneranno dolcezza, come i passolini. Va bene? Ovviamente qui lo stiamo facendo questa ricetta con attrezzatura di ristorante stellato, ma voi a casa potete utilizzare gli strumenti che avete, le padelle, i fornelli, quello che volete. In realtà è una ricetta fantastica che si può fare in qualunque condizione. Io immagino la donna imprenditrice che ha la pausa pranzo di 1 ora e mezza, arriva a casa, prepara un piatto di pasta canciova, mette qua tutto quello che ha fatto la signora Morici, mia madre, Scusate che abbasso. e poi di conseguenza ritorna al lavoro con la pancia pienotta di quel margherita. Allora, mettiamo giù la pasta. Mentre lei finisce di cuocere racconto un aneddoto. I primi tempi abbiamo cominciato a collaborare, io trovavo c'era un commento sempre positivo nei nostri post. Una seguace veramente una follower fedelissima, sempre entusiasta, allegra, eccetera. Lidia Prestana. Hanno suonato perché nelle cucine gourmet di casa, stile Morici, ti suonano, portiere, devi spostare la moto. Ho messo la moto un po' Questo male. non so se questo è il lato organizzativo di Davide, avete visto all'opera, cioè ha messo la moto. Però un po' mi dovete fare, io mi fido di voi, non di lui, di voi mi E fido. noi continuiamo. Io scendo a Non ne spostare trovi la tanto. moto, mi raccomando, controllate la pasta perché io mi fido di voi. Ci vediamo fra qualche minuto. Vai! Allora, mentre non c'è Davide ci portiamo avanti. Allora, questo è il livello di tostatura che serve per la mollica, giusto? Sì. E adesso si aggiunge per Allora, ora si definirla. mette un po' d'olio, Si aggiunge sale anche. sì, un pizzico, si condisce proprio così. È tornato, eccolo. Qua sono, arrivo, Noi qua abbiamo- sono. Allora, cos'è successo? Chiedo a voi. Se la sono già mangiata? Abbiamo fatto la mollica, Davide, abbiamo Va guadagnato bene, tempo. va bene. Ok. Ah, è cambiato, guarda. Basta un cambio di moto. Allora, Abbiamo aggiunto olio, Olio. e un pochettino di sale. Ora io ho una e un curiosità. po' di zucchero. Ho un po' di zucchero nella mollica. Sì, sì. E lo sai perché si mette lo zucchero, Davide? Io lo so. Ieri, lo so. mi sembra, se no, ieri ce l'hanno Ci hanno spiegato, detto. si mette lo zucchero perché lo zucchero fa tostare, la fa diventare ancora più bruna la parte che sta a contatto con la padella e quindi viene ancora più croccante. Una pasta buona, come la pasta canciova, non è che arrivi e te la mangi, cioè devi anche gustare, c'è un modo, c'è un sistema per prenderla e mangiarla. Noi qua abbiamo finito mentre tu fai chiacchiere, Sì, guarda. possiamo mettere giù la pasta perché qui ci siamo quasi, vede, è un fuoco bassissimo. Esiste la sabbia, esiste la rina ed esiste questa bellissima mollica atturrata. Sono un poeta, sono il poeta del buon gusto. Siamo pronti per la calata della pasta margherita, per la pasta canciova live. Vai mamma? Che stai facendo mamma? No, vedo che la stai spezzando, ma io, cioè, per me la pasta, Così si fa. la pasta non si può spezzare. Per me la pasta, io non la spezzerei, per me la pasta va intera, poi non so se ci sono scuole diverse. Guarda, Per me- io posso dirti che a casa di mia madre, mia mamma la spezzava sempre. Io oggi non la spezzo, però capisco che cioè, io sono cresciuto fino a 20 anni e ero convinto che automaticamente gli spaghetti andassero spezzati. Ma anche perché poi più lunga è, più è musicale, è melodia. Quindi scusa, quanti minuti la margherita? Questo tipo di pasta sui 6 minuti. Ok. Poi è soggettiva. Comunque c'è da dire che i numeri che mettono sulle confezioni funzionano di solito. sì, Sono, consiglio di seguirli. Siamo quasi pronti, prima che sfattisce, le cose sfatte non si possono mangiare. La pasta poi al dente. La pasta al dente, qua c'è il bellissimo, bellissimo. Devo farvi una confidenza, a me l'odore della pasta appena scesa dalla pentola a me fa impazzire, non so a voi. Mentre lei prepara la pasta, vi faccio notare come io e mio fratello, perché ho un fratello, siamo cresciuti nella nostra vita. C'è stato un periodo della nostra vita, a posto del latte mia madre ci dava le zuppiere di pasta e ce ne sono due, che siamo io e Giovanni che mangeremo per voi, ci dispiace. Secondo voi qual è la mia? Tu via la zuppiera, guarda. Qual è la mia? Sembrano uguali, sono uguali Giovanni. No, ma io voglio quella piccolina. Allora, sta mettendo Allora intanto... qua, forza. Vieni qua, riprende, guarda, abbiamo messo quindi tutto quel procedimento l'abbiamo messo qua dentro. E ora cosa Non fai? tutto, metà. Si gira bene. Che odore ragazzi, che odore.
Si deve uniformare e si impiatta. I piatti... Qua. Allora, questo è il Questo mio. grande. Questo è il mio. Mamma Questo è il mia. mio. E questo è quello di Giovanni. Te la vedi con la tua pancia. Cioè, alla fine tutto questo procedimento in 20 minuti lo chiudi, da quando inizi, proprio dall'inizio alla fine, in 20 minuti fai la pasta canciova. Ma io ho una questione, io ricordo che da piccolo, Ma è ricordo che mia mamma la faceva bianca, senza l'estratto. Può essere che c'è una versione bianca e E cosa metteva al posto dell'estratto? Niente. Sì, giusto dice. Sì, si fa in bianco senza l'estratto, ma gli ingredienti sono uguali. Poi all'ultimo si mette la mollica sopra, Atturrata. attorrata e condita. Altrimenti detto anche il formaggio dei Questo piatto, covi. visto che quello lo deve mangiare Davide, ecco. Va bene. Vabbè, quello di Giovanni lo puoi dividere anche in Scusi. due. Va bene. C'è l'operatore che mi fa tenerezza. Faglielo assaggiare un po' di quella di Giovanni all'operatore. E vabbè, intanto io questo. Voi la volete? Non ce n'è poca. guarda, aspetta, ce sto n'è mettendo- poca. Guarda come scende, guarda come si amalgama. Perché è piuttosto densa. Cioè, è abbastanza godereccia, cioè proprio buona. Una botta d'olio d'oliva. Quello vivo. siciliano. Posso farti una A domanda? crudo sopra. Posso farci una domanda? Sì, mi Ma dica. ce l'hai qualche pezzo di pane? Guarda. Signora, questo è da lei perché io assaggio una forchetta. Grazie. Io ne acchiappo- Veramente No, gradita. aspetta. Ne acchiappo. Allora, prima chiedi alle persone se puoi assaggiare Allora, da me. allora io glielo devo chiedere. Vabbè, io voglio assaggiare da una forchettata da Davide. Perché secondo me sua madre l'ha trattato buono. Vi giuro, una sola. Guardate, vai, inizia tu, stai attento. Già hai fatto un casino qua. Sì, allora, certo. mescoliamo, Giovanni- prendiamo il condimento. Giovanni già mi sembra una forchettata troppo abbondante. Un condimento, Vai. la turronata, vediamo com'è. Io non ce la faccio Atturrata. aspettare, io non ce la Vediamo faccio. com'è. Come i migliori matrimoni. Ma quanto mi dispiace. Che È buonissimo. veramente buona. Questa veramente mollica, la dolcezza della mollica atturrata è È spettacolare. impressionante. Mamma, ma tu la stai mangiando pure? Me la vedo fredda. Ma scusa, ma lo doveva Ma mi fare... sembra giusto. No, proprio no. Com'è? Spettacolare. Ottimo. Drogatevi di pasta canciova, no? Di altre cose. E cioè, anche il veramente. croccante della mollica. Direi che abbiamo concluso e abbiamo voluto farvi vedere come in Sicilia per noi il cibo è importante, è condivisione, è famiglia. L'abbiamo fatto con la mamma di Davide e l'idea è cominciare un viaggio a casa delle mamme, delle persone che vorranno ospitarci e raccontare le loro pietanze. Se volete, potete seguirci per capire come si fa la pasta canciova. Grazie, mamma. Prego, è stato un piacere. Ciao. Insieme alla signora Morici non ci resta altro che Ciao, amici, amici, alla ciao, alla prossima. prossima Ciao. ricetta.